Benvenuto! In questo video continueremo la narrazione della grande guerra che Giulio Cesare ha intrapreso per sottomettere tutta la Gallia. Nello scorso video abbiamo analizzato i primi passi di questa guerra, i primi 2 anni. Nell'episodio di oggi affronteremo ben 3 anni della campagna, forse quelli nei quali lo spirito di avventura, di gloria e di eternità di Cesare ha trovato migliore espressione. Infatti, in questo periodo, egli intraprese 2 missioni particolari, possiamo dire anche ai confini del mondo, ovviamente di allora, ben si intende, del mondo antico, ovvero il passaggio oltre il fiume Reno e l'invasione della Britannia, 2 pietre miliari della storia di Roma e in parte anche del mondo. Ma prima Cesare dovette nuovamente affrontare le tribù dei Galli, i quali erano ben lontani dall'essere sottomessi. Il successivo anno, ovvero il 56 a.C., segnò una nuova fase delle guerre galliche, caratterizzata dall'estensione del conflitto verso l'ovest e dal confronto di Cesare con realtà politico-militari profondamente diverse da quelle affrontate fino a quel momento, in particolare con le popolazioni costiere della Gallia Armoricana, regione che corrisponde all'odierna costa atlantica della Francia, i cui assetti sociali ed economici risultavano fortemente legati al controllo dei traffici marittimi e sul controllo del mare. Come abbiamo visto, l'anno precedente Cesare aveva inviato Publio Crasso, figlio del triumviro Marco Licinio Crasso, con un distaccamento militare, la Legio VII, ad occupare i territori delle tribù delle regioni costiere dell'Oceano Atlantico, tra l'odierna Normandia e la Garonna. Il luogotenente romano eseguì l'ordine e di conseguenza si ritrovò a contatto con popolazioni galliche molto diverse rispetto a quelle fino ad allora incontrate, ma sentiamo le parole di Cesare al riguardo. Il giovane Publio Crasso aveva quartierato per l'inverno la 7ª legione nel paese degli Andi, ubicati nei pressi dell'oceano. Dato che in quella zona c'era poco frumento, inviò presso i popoli confinanti molti prefetti e tribuni militari a cercare vettovagli, tra cui Tito Terrassidio presso gli Esuvi, Marco Trebio Gallo presso i Coriosoliti, Quinto Velanio e Tito Silio presso i Veneti. Questa nazione, la più autorevole di tutta la costa di quelle regioni, dato l'autorevolezza era data dal possesso di molte navi con cui navigavano verso la Britannia e che sono superiori alle altre tribù nella scienza e nella pratica della navigazione, e infine che detengono i pochi porti disseminati in un ampio tratto di mare e sull'oceano aperto battuto dalle tempeste, percependo tributi dalla maggior parte di coloro che navigano in quel mare. I Veneti, che abitavano i territori dell'odierna Bretagna, come le parole di Cesare confermano, erano il popolo più importante di quelle terre, un popolo che faceva del mare e del suo controllo la principale fonte di ricchezza e di potere. Questo popolo, scontento dell'intromissione romana nel loro mondo, iniziò a fomentare una rivolta contro l'occupante fra le varie popolazioni galliche di quelle zone. E a tal proposito trattenne i prefetti Quinto Velanio e Tito Silio, inviati come ambasciatori presso la loro tribù, intimando al legato Publio Crasso di rilasciare gli ostaggi nelle sue mani e di andarsene dalla loro terra. Cesare, che era ritornato in Gallia non prima della fine di aprile, comprese subito che si stava preparando una nuova guerra, ma venuto a conoscenza delle particolari peculiarità di quei territori e delle tattiche di quelle genti, bisognava creare un nuovo piano di battaglia, molto diverso dai precedenti.
Infatti il proconsole ordinò subito ai suoi uomini di costruire velocemente sulla Loira una piccola flotta di navi da guerra, adatte anche ad affrontare l'oceano, e arruolò rematori e timonieri nella provincia. Ovviamente i Veneti, venuti a sapere dei preparativi del generale romano, iniziarono a formare alleanze fra loro, con il solito scambio di ostaggi, e successivamente iniziarono ad armare anche loro la loro flotta, composta da navi molto grandi e con alte sponde, ideali per la navigazione nelle tempestose acque dell'oceano. E lo stesso Cesare ne narra l'organizzazione e la strategia che avevano in mente di attuare. I Veneti sapevano che le vie di terra erano interrotte dalle lagune. La navigazione era impedita per chi non conosceva i luoghi e inoltre sfavorita dalla scarsità dei porti. Confidavano che il nostro esercito non potesse fermarsi troppo tempo tra questo popolo per la scarsità di grano, e poi essi avevano una grandissima forza navale, mentre i romani non avevano nessuna nave e non conoscevano quei luoghi, i bassi fondi, i porti e le isole. Fatti questi piani, fortificarono le città, ammassando frumento nelle stesse. Raccolsero un gran numero, il maggior numero possibile di navi nel paese dei Veneti, dove sapevano che Cesare avrebbe iniziato la guerra. Si associarono come alleati a loro anche le tribù degli Osismi, i Lessovi, i Namneti, gli Ambiliati, i Morini, i Diablinti e i Menapi, e chiamarono anche truppe dalla Britannia, che si trova di fronte a queste terre. Cesare dovette fronteggiare una resistenza che non si manifestava più sotto forma di grandi coalizioni terrestri, ma attraverso rivolte regionali e strategie asimmetriche, volte a sfruttare la conoscenza del territorio e la superiorità navale locale. Per controbattere a questa strategia ed evitare che la rivolta si estendesse a tutto il territorio della Gallia, il proconsole dispose la ripartizione delle sue forze nel seguente modo. Primo, inviò il legato Tito Labieno ad est, nella Gallia Belgica, tra i Treviri e i Remi, con buona parte della cavalleria, per bloccare l'arrivo di possibili rinforzi germanici. Secondo, incaricò Publio Licinio Crasso di sottomettere i popoli dell'Aquitania, con 12 corti e un gran numero di cavalieri, popoli che abitavano nella regione tra la Garonna e i Pirenei. Terzo, inviò nel territorio degli Unelli, dei Coriosoliti e dei Lessovi, ovvero la costa atlantica dell'attuale Normandia, il legato Quinto Titurio Sabino con 3 legioni e con l'incarico di tenere lontane dallo scenario principale le truppe di quelle popolazioni. Quarto, al comando della flotta, costituita oltre alle navi costruite sulla Loira anche da navi requisite alle popolazioni dei Pictoni e dei Santoni, pose Decimo Bruto, ordinandogli di partire il prima possibile per la Bretagna. Infine, il proconsole marciò contro i Veneti con le truppe di terra rimastigli, 3-4 legioni. La guerra contro i Veneti mise in luce i limiti iniziali dell'apparato romano in ambiente marittimo oceanico, assai diverso dal Mediterraneo. Le navi venetiche, alte, robuste e dotate di vele di cuoio, erano progettate per affrontare le maree e i venti atlantici e risultavano superiori alle leggere imbarcazioni romane. Lo stesso Cesare ne descrive l'efficacia nei commentari. Le loro navi erano costruite ed armate in questo modo. Le carene erano alquanto più piatte rispetto a quelle delle navi romane, per poter più facilmente affrontare i bassi fondi e il riflusso della marea. Le prue e le poppe erano assai alte, adatte alla grandezza delle onde e delle tempeste. Le navi erano fatte di legno, di quercia, per resistere alla forza della natura, al posto delle vele, cuoio e pelli sottili. Contro queste navi la flotta romana era superiore solo nella velocità e nella forza dei remi. In tutte le altre caratteristiche erano superiori i Veneti. Le navi romane non potevano recare il loro danno che con il rostro, tanto era la loro solidità, e non era facile per l'altezza delle navi dei Veneti lanciarvi dei dardi, e per lo stesso motivo non era facile ancorarle con gli arpioni. Dopo aver assaltato alcune città,
compito difficile, poiché erano costruite su piccoli promontori che ne rendevano difficile l'assedio, poiché con l'alta marea venivano isolate dalla terraferma. Cesare, visto il minimo danno causato al nemico, decise di aspettare la flotta di Decimo Bruto per sconfiggere i Veneti direttamente nel loro elemento, il mare. La battaglia navale decisiva, combattuti nei pressi della penisola di Quiberon, nel dipartimento di Morbihan, si risolse a favore dei Romani grazie a un'innovazione tattica fondamentale: l'uso di falci montate su lunghe pertiche, le quali avevano l'obiettivo di recidere le corde e le funi delle vele dei Veneti, così da ostacolare le manovre delle navi nemiche, neutralizzandone la mobilità e la manovrabilità, rendendole vulnerabili all'abbordaggio delle più piccole ma maneggevoli navi romane. A quel punto il combattimento avveniva con l'abbordaggio delle navi e, nel corpo a corpo, come sappiamo tutti, i legionari romani erano i migliori. La vittoria segnò la fine dell'indipendenza venetica e fu seguita da una repressione durissima. Cesare decise di punirli duramente. I capi dei Veneti furono uccisi, vennero eseguite esecuzioni di massa ed inoltre i Romani ridussero in schiavitù i superstiti. Innanzitutto poiché non aveva dimenticato che i Veneti non avevano rispettato il sacro diritto degli ambasciatori romani, Quinto Velanio e Tito Silio, avendoli poco prima sequestrati e ridotti in prigionia. Inoltre queste scelte Cesare le giustificò come necessarie per scoraggiare ulteriori ribellioni, ma nei fatti rivelano la crescente brutalizzazione del conflitto. Parallelamente alla campagna in Armorica, Cesare dovette fronteggiare rivolte e operazioni militari in altre aree della Gallia, segno che la conquista romana non aveva prodotto una pacificazione stabile, ma un sistema fragile, continuamente attraversato da tensioni. Infatti Quinto Titurio Sabino sedò una rivolta delle tribù stanziate nella regione corrispondente all'attuale Normandia, coalizione capeggiata da Viridovice, comandante degli Unelli, mentre Publio Licinio Crasso sottomise le tribù dell'Aquitania fino ai Pirenei, a cominciare dai Soziati, il cui re era Adiatuano, seguiti dai Vocati e dai Tarusati, battuti in 2 successive battaglie. A seguito di queste 2 brillanti vittorie, tutte le altre tribù della zona si arresero per il solo timore di essere attaccate. Ricordiamo le tribù dei Tarbelli, dei Bigherioni, dei Ptiani, gli Elusati, i Gati, gli Ausci, i Garonni, i Sibuziati e infine i Cocosati. Ma in quell'anno non ci furono solo successi. Infatti la spedizione contro le tribù dei Menapi e dei Morini, abitanti delle coste delle Fiandre, non riuscì a pieno, perché costoro, conoscendo la formidabile forza delle regioni romane in campo aperto, approfittarono del territorio paludoso e boscoso, mettendo in atto una tattica di guerriglia contro la quale i romani non poterono fare nulla. Dopo aver devastato le loro terre, il proconsole romano si ritirò negli accampamenti invernali presso i Lessovi, gli Aulerci e di altre nazioni galliche che aveva appena combattuto. La campagna del 56 a.C. era finita, ma non gli impegni di Cesare. Il proconsole, una volta assicurato sulla sistemazione delle legioni per lo svernamento, fece ritorno nella Gallia Cisalpina per espletare le normali procedure civiche e amministrative. 56 a.C. assunse inoltre una rilevanza politica che trascendeva il teatro gallico. Infatti nell'aprile, presso la città di Lucca, si tenne l'incontro tra i triumviri Giulio Cesare, Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso. Obiettivo dell'incontro era il rinnovo dell'alleanza politica, il triumvirato, e la spartizione del potere e dei territori fra i 3 grandi. Venne concessa la proroga del comando cesariano sulle Gallie per altri 5 anni. Pompeo ricevette l'incarico di console e il controllo della Spagna, mentre Crasso otteneva ampia influenza nei territori dell'Asia. Questo evento dimostra chiaramente come il successo militare in Gallia fosse ormai indissolubilmente legato agli equilibri politici della Repubblica e come Cesare utilizzasse sistematicamente la guerra come strumento di legittimazione e rafforzamento del proprio potere personale.
Nel complesso, il 56 a.C. rappresentò un momento di trasformazione qualitativa del conflitto. La guerra gallica non fu più soltanto una serie di campagne terrestri contro coalizioni tribali, ma si estese a nuovi spazi, nuove forme di combattimento e nuovi equilibri geopolitici. L'esperienza della guerra navale contro i Veneti, la repressione esemplare e la gestione simultanea di più fronti rivelarono Cesare non solo come brillante comandante, ma anche come capo militare capace di adattare l'esercito romano a contesti radicalmente diversi, consolidando definitivamente la Gallia come teatro centrale della propria ascesa politica. Durante il 55 a.C., Cesare intraprese una fase particolare della guerra, con l'intensificazione simbolica e politica degli obiettivi della campagna. Infatti Cesare affiancò agli obiettivi militari immediati un ambizioso progetto di proiezione della potenza romana oltre i confini tradizionali del mondo conosciuto. Dopo le difficoltà e la frammentazione del fronte emerse l'anno precedente, il proconsole scelse di compiere due operazioni di straordinario impatto propagandistico: la spedizione oltre il Reno e la prima spedizione in Britannia, entrambe destinate più a impressionare l'opinione pubblica romana e a intimidire i nemici rispetto a produrre risultati territoriali duraturi. Il casus belli, che dette inizio all'offensiva romana oltre il fiume Reno, è da ricercarsi nell'incursione in Gallia di due popolazioni germaniche, gli Usipeti e i Tencteri, popoli che erano stati spinti verso ovest dalla pressione di altre tribù germaniche, come la potentissima tribù dei Suebi. Per oltre 3 anni vagarono in cerca di un territorio dove stabilirsi e nel 56 a.C. arrivarono nella zona alla foce del fiume Reno, allora territorio della tribù gallica dei Menapi. I Menapi possedevano, su entrambe le sponde del fiume, campi, casolari e villaggi, ma spaventati dall'arrivo di una massa tanto grande di persone, lo stesso Cesare sostiene fossero ben 430.000 individui, abbandonarono immediatamente gli insediamenti al di là del fiume, a est, e posero alcuni presidi lungo il Reno, per impedire ai Germani di passare in Gallia. Queste precauzioni, tuttavia, non servirono dal dissuadere i Germani ad attraversare il grande fiume. Infatti, verso la fine dell'anno, riuscirono, grazie a una finta ritirata, seguita da un attacco improvviso, a sconfiggere i Menapi, a varcare il fiume e a occupare tutti gli oppidum di quella tribù, e durante tutto l'inverno si approvvigionarono con le provviste raccolte dagli stessi Menapi. Cesare colse l'episodio per ribadire il principio secondo cui nessuna forza esterna avrebbe potuto varcare impunemente i confini della Gallia, ormai sotto egida romana. Era venuto inoltre a sapere che alcune tribù galliche più a sud avevano invitato le tribù germaniche appena arrivate ad abbandonare i territori appena conquistati del Basso Reno per inoltrarsi in Gallia, uno scenario che poteva essere il preludio ad una sollevazione generale di tutta la Gallia. Ma sentiamo direttamente le parole del proconsole. Attratti da questa speranza, i Germani si spinsero più lontano con le loro scorrerie, fino ai territori degli Eburoni e dei Condrusi, che sono un popolo cliente dei Treviri. Cesare, dopo aver blandito ed incoraggiato i capi della Gallia ed avergli richiesto reparti di cavalleria alleata, stabilì di portare la guerra ai Germani. Cesare, dopo aver provveduto a raccogliere frumento e arruolati i cavalieri, si diresse verso le regioni dove si diceva si trovassero i Germani. Quindi Cesare si affrettò a ritornare in Gallia, ma nel frattempo i Germani si stavano radunando in una località che oggi corrisponde alla città di Nimega. Inizialmente le parti provarono con le trattative. I Germani chiedevano il permesso di installarsi in quei territori, permesso non concesso dal proconsole romano poiché, secondo lui, non era giusto che i Germani occupassero i territori dei Galli
essendo valenti guerrieri, come loro dichiaravano. Secondo il generale, avrebbero dovuto resistere nella loro terra e controbattere gli invasori. Alla fine si era raggiunto un accordo. I Germani si sarebbero ritirati oltre il Reno, nel territorio appartenente alla tribù alleata degli Ubi. Ma durante le ultime consultazioni, un reparto di cavalleggeri germani attaccò un contingente gallo-romano. A quel punto Cesare si spazientì, imprigionò i diplomatici germani e con l'intero esercito marciò sul loro accampamento, con l'intenzione di dare battaglia. L'accampamento germano, come da abitudine di quelle genti, era circondato dai carri. Nonostante questo, i legionari attaccarono e colsero di sorpresa i loro nemici. Il furore romano era inarrestabile. Le fonti ci dicono che fu davvero un massacro. I pochi superstiti fuggirono in direzione della confluenza del Reno con la Mosa, lungo il tratto chiamato Waal. A seguito di questa nuova vittoria, Cesare compì un gesto di enorme valore simbolico e storico. Fece costruire in pochissimi giorni un ponte di legno sul Reno, tra Coblenza e Bonn, lungo probabilmente 400 metri, e lo attraversò con l'esercito, portando per la prima volta nella storia le legioni romane in territorio germanico. L'operazione non mirava tanto alla conquista, quanto a dimostrare che il Reno non costituiva un limite invalicabile per Roma e che Cesare era in grado di colpire ovunque lo ritenesse necessario. Troppo a lungo le genti germane avevano fornito truppe mercenarie ai Galli e si erano inoltre intromesse nella loro politica interna. Era tempo di mettere la parola fine a questa situazione. Una volta sulla riva orientale del Reno, passò prima nel territorio amico degli Ubi e poi deviò verso nord, nel territorio dei Singambri, dove per 18 giorni compì devastazioni e saccheggi, con una rapidità incredibile. Terrorizzati a sufficienza i germani, decise di fare ritorno in Gallia, distruggendo il ponte alle proprie spalle. In quel momento Cesare ribadì che il confine fra la Repubblica Romana e il Barbaricum sarebbe stato proprio quel fiume. Rientrato in Gallia, Cesare si preparò a un'impresa ancor più audace, la spedizione in Britannia, isola che ai Romani e anche agli stessi Galli, che ne conoscevano solo le coste, appariva come un territorio ai confini del mondo conosciuto, avvolto da un'aura quasi mistica. Le motivazioni ufficiali erano legate al sostegno che alcune tribù britanniche fornivano ai Galli ribelli, ma l'obiettivo reale e soprattutto politico e propagandistico. Nessun generale romano aveva mai osato spingersi oltre l'oceano, verso quell'isola remota, e l'impresa prometteva una gloria straordinaria ed eterna. Ma non erano tutte rose e fiori. Innanzitutto era un'isola lontana, dalla quale non si conosceva quasi niente, pochi popoli celtici stanziati lì, e non si conoscevano né gli usi, i costumi né le strategie militari di quelle tribù. Ma a proposito, sentiamo direttamente le parole del generale romano. Cesare comprendeva che in quasi tutte le guerre galliche i rinforzi erano giunti dall'isola ai nostri nemici. Se non fosse bastata la buona stagione per condurre la guerra, tuttavia pensava che avrebbe tratto grande utilità anche da una semplice visita nell'isola, da un'esplorazione dei suoi abitanti e da una ricognizione dei luoghi, dei porti e degli accessi. Tutte cose che erano quasi del tutto ignote ai Galli. Ad eccezione dei mercanti, nessuno infatti rischiava di recarsi là, e anche la conoscenza che loro avevano dell'isola non andava oltre la costa e le regioni che si trovavano di fronte alla Gallia. Prima di partire, viste le poche informazioni sull'isola, Cesare mandò dei suoi collaboratori con scopi esplorativi e conoscitivi. Il comandante Gaio Voluseno, con una nave da guerra, ad esplorare le coste. Inoltre, quando i britanni seppero dell'intenzione del generale romano di recarsi nella loro isola, mandarono ambasciatori e quindi Cesare dispose che Commio, da lui imposto sul trono della tribù degli Atrebati, avrebbe visitato la Britannia, esortando le sue popolazioni a essere fedeli a Roma e annunciando loro che presto si sarebbe recato in Britannia egli stesso. Quindi, assicurata la fedeltà dei Morini, popolazione sulle coste della Francia del nord antistante la Britannia, a seguito di un imponente invio di ostaggi presso il campo romano, Cesare accettò la loro sottomissione, con lo scopo di rendere più sicura la situazione in Gallia prima di partire.
Fatta arrivare la flotta che aveva combattuto, vi ricordate, l'anno precedente contro i Veneti, nella tarda estate del 55 a.C., salpò alla volta della Britannia, da Portus Itius o Gesoriacum, l'attuale Boulogne-sur-Mer, con circa 80 navi, sufficienti a trasportare 2 legioni, la settima e la decima, ma lasciando sul continente la cavalleria, un ritardo causato anche per il tempo che si stava guastando. Tuttavia, una mossa che si rivelerà negativa per gli esiti della campagna. Avvicinatosi all'alta scogliera nella zona di Dover, Cesare si accorse che lo sbarco non sarebbe stata una passeggiata. Infatti lì si era postato il grosso dell'esercito nemico, che dall'alto osservava la flotta romana. Era impraticabile uno sbarco in quel punto, e quindi si decise di riprendere il mare. Più tardi la flotta arrivò in un tratto di costa aperta e piana, che si trovava a circa 7 miglia da Dover. Qui, ancora una volta, si trovò di fronte il nemico schierato. Il nemico aveva una strategia chiara. Infatti i britanni avevano mandato avanti la cavalleria e i combattenti sui carri, per attendere Cesare in riva al mare, mentre il grosso dell'esercito li avrebbe raggiunti successivamente. Lo sbarco fu terribile, poiché i britanni incalzavano da vicino i legionari romani sul bagnasciuga, ma dopo un lungo scontro accanito, la disciplina romana, il coraggio degli aquiliferi che si gettarono in avanti per incitare i legionari, tutto questo, unito al potente fuoco delle macchine da getto montate sulle navi, come gli scorpioni o le baliste, costrinsero i guerrieri britanni alla ritirata. A questo punto, però, Cesare non disponeva della preziosa cavalleria e quindi i romani non poterono inseguire il nemico e alla fine si risolsero ad accamparsi nelle immediate vicinanze. I britanni, in un primo momento di scoramento, a seguito della loro sconfitta, chiesero al condottiero romano una tregua e iniziarono anche delle trattative per giungere ad una pace, con il riconoscimento dell'autorità di Roma sulle loro terre e l'invio di numerosi ostaggi. Ma i diplomatici, venuti a sapere le gravi condizioni in cui versava l'esercito romano, in special modo sull'assenza della cavalleria, abbandonarono le trattative e spinsero i loro compatrioti a continuare la guerra. Sicuramente erano incoraggiati dalla cattiva situazione della posizione romana, poiché molte navi, a seguito della battaglia e delle tempeste, erano in uno stato decadente. Inoltre l'esercito romano non aveva immagazzinato abbastanza viveri ed era quasi sull'orlo della fame. Cesare, per evitare ciò, inviò la settima legione a raccogliere il grano necessario. Ma purtroppo per i legionari romani, mentre erano intenti a raccogliere i preziosi vettovagliamenti nelle campagne, una volta allontanatisi troppo dal campo principale, vennero circondati e attaccati da ogni parte. Cesare, accortosi dell'accaduto, poiché, come lui racconta, da lontano si poteva scorgere un polverone maggiore del solito, prese con sé alcune corti della 10ª legione e si mise in marcia a grande velocità. Riuscì a salvare la legione assediata, bersagliata da proiettili da ogni parte, e a riportarla all'interno del campo base. Era chiaro che i barbari avrebbero provato un nuovo assalto alla fortificazione romana di lì a poco. Infatti, appena radunati abbastanza guerrieri, in particolar modo fanti e cavalieri, attaccarono, ma purtroppo per loro, essendo i romani pronti a riceverli, furono nuovamente sconfitti, subendo gravi perdite. I romani inseguirono il nemico finché le forze lo consentirono, incendiando lungo il cammino tutti i casolari della zona. La vittoria romana costrinse i britanni a chiedere la pace. Cesare richiese l'invio del doppio degli ostaggi e a quel punto, vista la situazione generale, decise prudentemente di riportare i suoi soldati in Gallia. Ma le sorprese non erano finite. Infatti, appena approdato sulla costa francese, le sue legioni furono aggredite dai guerrieri della tribù dei Morini, poiché speravano in un ricco bottino. Fortunatamente i nemici furono respinti anche questa volta e il proconsole inviò Tito Labieno a punire questo popolo, mentre Quinto Titurio Sabino e Lucio Cotta furono inviati a devastare le terre dei vicini Menapi. A questo punto la campagna del 55 a.C. era praticamente finita. Le legioni vennero condotte nei loro quartieri d'inverno, quasi tutti ubicati nella Gallia belgica. Cesare, prima di tornare a Roma,
chiese ai legati delle legioni di approntare durante l'inverno il maggior numero di navi possibili e di attrezzarle per la navigazione in mare aperto, poiché i britanni, ad eccezione di sole 2 tribù, non avevano inviato gli ostaggi promessi e di conseguenza il proconsole meritava già un secondo e più decisivo intervento nell'isola. Sul piano strategico, le operazioni di quell'anno non produssero risultati territoriali immediati, paragonabili a quelli degli anni precedenti, ma rivestirono un'importanza decisiva sotto il profilo politico, ideologico e simbolico. Cesare si presentava ormai non solo come il conquistatore della Gallia, ma come l'uomo che aveva osato portare le legioni romane oltre i limiti geografici tradizionali della Repubblica, proiettando la potenza romana verso spazi fino ad allora ritenuti remoti e quasi leggendari, alla fine del mondo. Nei commentari, queste imprese vengono caricate di un forte valore epico e civilizzatore, rafforzando l'immagine di Cesare come comandante eccezionale e legittimando ulteriormente la prosecuzione della guerra e il mantenimento del suo comando straordinario. Oramai la figura di Cesare a Roma era leggendaria, tanto che al suo ritorno il Senato gli concesse 20 giorni di festeggiamenti dedicati. Era il protagonista assoluto dell'urbe e molti iniziavano a sospettare delle sue vere intenzioni e a temere sia lui, ma soprattutto il suo esercito, le legioni stanziate in Gallia, che gli erano molto fedeli. Nel successivo anno, ovvero il 54 a.C., iniziarono ad emergere delle problematiche relative alla durata e all'estensione del conflitto delle guerre galliche, poiché iniziava ad essere chiaro alle popolazioni sottomesse il limite del controllo romano sulla Gallia e iniziarono a intensificarsi delle forme di resistenza indigena, guerriglia, che incominciarono ad assumere un carattere sempre più coordinato e consapevole. All'inizio dell'anno Cesare dovette affrontare gli Illiri della tribù dei Pirusti, che da un po' di tempo tormentavano la provincia dell'Illirico. Un compito abbastanza semplice, che permise al proconsole di ritornare in Gallia alla fine della primavera. In un primo momento andò a far visita ai quartieri d'inverno delle legioni, stazionate nella Gallia belgica, per supervisionare la flotta che avrebbe utilizzato per invadere nuovamente la Britannia. Molte erano le navi costruite, oltre 600 dicono le fonti, che vennero progressivamente radunate presso Portus Itius. Tuttavia, nel mentre era impegnato in questa attività, venne a conoscenza che tra i guerrieri della tribù dei Treviri serpeggiava aria di rivolta. Quindi, messosi al comando delle legioni, si diresse verso il loro paese, che corrisponde all'odierno territorio lungo la Mosella. Una volta arrivato, posa al comando di quella tribù Cingetorige, che si era dimostrato fedele e amico del popolo romano. Invece, il fratello Induzio Maro, uno degli uomini più influenti di quel popolo, fratello di Cingetorige e favorevole alla cacciata dei Romani, richiese numerosi ostaggi e gli impose il ritiro dalla vita pubblica. Consolidato temporaneamente la sua posizione in Gallia, Cesare riprese il mare per la seconda volta, da Portus Itius alla volta della Britannia, questa volta con una forza militare più consistente di quella dell'anno precedente, 5 legioni e 2000 cavalieri, a bordo di oltre 800 navi. In Gallia lasciava Tito Labieno con 3 legioni e 2000 cavalieri a guardia dei porti, per provvedere al vettovagliamento e in generale a controllarne la situazione. Sbarcò nello stesso luogo dell'anno precedente, ma questa volta non c'era nessun nemico ad aspettarlo e quindi poté tranquillamente costruire il campo e fortificarne la posizione. Successivamente, lasciata a guardia della flotta 10 coorti e 300 cavalieri, sotto il comando di Quinto Atrio, si addentrò con il resto dell'esercito all'interno dell'isola e a circa 18 miglia dalla costa incontrò la prima resistenza dei Britanni. Sebbene i barbari fossero posizionati in un luogo favorevole, alla fine vennero sconfitti dalle preponderanti forze romane. Tuttavia Cesare non avanzò oltre per il momento, poiché venne a conoscenza del gran danno provocato da una tempesta alla sua flotta e decise di tornare indietro per verificare di persona.
lasciando però l'esercito nei pressi del campo di battaglia, dove venne eretto il castrum. Una volta di ritorno al campo, Cesare scoprì che nelle vicinanze di quest'ultimo si era ammassato, nel mentre, un grande esercito di Britanni al comando di Cassivellauno, sovrano che regnava sulle genti a nord del Tamigi. La battaglia era inevitabile, ma lasciamo a Cesare la descrizione dello svolgimento. Cesare inviò in loro aiuto 2 coorti e scelse 2 legioni che presero posizione, ma i nemici, con grande coraggio, mentre i romani erano atterriti dal nuovo modo di combattere, riuscirono a sfondare passando nel mezzo, riuscendo a mettersi in salvo. In questo giorno cadde ucciso il tribuno militare Quinto Laberio Duro e i britanni furono respinti con l'invio di numerose coorti. Osservando il combattimento, Cesare comprese che i romani non potevano inseguire gli avversari quando si ritiravano, per la pesantezza delle armi, ma allo stesso modo i cavalieri combattevano con grande pericolo, poiché i britanni, di proposito, si ritiravano e quando li avevano allontanati un po' dalle legioni, scendevano dai carri e a piedi li attaccavano in modo diseguale. In questo modo il pericolo risultava identico per chi inseguiva e per chi si ritirava. Inoltre i britanni non combattevano mai riuniti, ma in ordine sparso, in modo che potessero coprirsi la ritirata e i soldati freschi sostituire quelli stanchi. Cesare ottenne la vittoria e questa volta proseguì oltre. Con il suo esercito attraversò il Tamigi e si diresse nei territori governati da Cassivellauno. I britanni cercarono di ostacolare i romani, tra l'altro utilizzando anche tattiche già viste l'anno prima. Infatti, quando 3 legioni vennero mandate a raccogliere gli approvvigionamenti nel territorio, vennero attaccate come l'anno prima, nel mentre che stavano raccogliendo il frumento. Ma questa volta, conoscendo il pericolo, i legionari erano pronti e quindi l'attacco fallì. Il proconsole mise a ferro e fuoco il territorio e riuscì a conquistare anche l'oppidum nemico. Vi trovò una grande quantità di bestiame e fece strage di molti dei suoi abitanti. Molto probabilmente si trattava forse della fortezza collinare presso St. Albans nel Kent. I britanni a questo punto, oramai senza più tante alternative, provarono ad attaccare il punto più debole dello schieramento romano, e cioè la sua base costiera, dove era attraccata la flotta. Persa quella, i romani sarebbero stati intrappolati in Britannia. Infatti Cassivellauno ordinò al vicino popolo dei Cantiaci di attaccare il campo navale e le forze romane, lasciate da Cesare a presidio della costa. L'aggressione però fallì e i britanni furono costretti a intavolare trattative di pace con il generale romano, tramite la mediazione della Trebate Commio. I britanni furono costretti ad accettare la sottomissione, a pagare un tributo annuale e a consegnare i primi ostaggi. E molte furono le tribù che li consegnarono, come ad esempio i Segontiaci, gli Ancaliti, i Bibroci e i Cassi. Una volta che tutti gli ostaggi furono nelle mani di Cesare, il condottiero decise che era arrivato il momento di fare ritorno in Gallia. Non era possibile lasciare svernare le legioni in Britannia. Sebbene non avesse ottenuto dei guadagni territoriali significativi, questa missione si rivelò un successo, poiché fornì a Roma tutta una serie di stati clienti che sarebbero entrati nella sfera di influenza dell'urbe, facilitando, circa un secolo dopo, l'invasione e l'occupazione definitiva di gran parte dell'isola con la campagna del 43 d.C., per volere dell'imperatore Claudio. Appena rientrato sul continente, Cesare presiedette l'assemblea di tutti i Galli presso l'oppidum di Samarobriva, forse l'odierna Amiens, e successivamente inviò le legioni nei quartieri d'inverno. Le legioni erano così distribuite. Una legione, al comando del legato Gaio Fabio, fu inviata tra la tribù dei Morini, presso l'attuale cittadina di Saint-Port-sur-Ternoise. Un'altra legione, assegnata al legato Quinto Cicerone, si posizionò tra i bellicosi Nervi, presso Namur. Un'altra, al comando di Lucio Roscio, fu inviata nel territorio degli Esuvi, presso Nogel-Sez-Mechlin, nell'Alta Normandia. Un'altra, al comando di Tito Labieno, fu inviata tra i Remi, al confine con i diffidenti Treveri, probabilmente in località La Vacherie. 3 legioni andarono tra i Belgi, sotto il comando del questore Marco Crasso, nella zona di Beauvais, e dei legati Lucio Munazio Planco,
Lutezia e Gaio Trebonio presso Samarobriva. Ed infine una legione, tra l'altro appena arruolata nella Gallia Cisalpina, con 5 corti, sotto il comando congiunto di Quinto Titurio Sabino e Lucio Cotta, raggiunsero le terre degli Eburoni, non molto distante dalla loro capitale, l'Oppidum di Attoatuca. Cesare, come di consueto, non appena seppe che le legioni erano in posizione ed avevano fortificati i campi, chiamati Ibernia, tornò nella Gallia Cisalpina per espletare i consueti doveri civici e amministrativi. Tuttavia, la rivolta covava fra i Galli. Già nell'autunno c'erano stati i primi segnali. Infatti, nella tribù dei Carnuti si erano verificati dei disordini che avevano portato alla morte del re filo-romano Tasgezio. Infatti Cesare, per cercare di contenere la situazione, mandò proprio lì una legione a svernare, ma purtroppo la situazione generale era già compromessa. Infatti, 15 giorni dopo l'acquartieramento delle legioni nei rispettivi campi, scoppiò la rivolta tra gli Eburoni, ubicati nella regione delle Ardenne, guidata da 2 grandi capi, Ambiorige e Catuvolco. I legionari romani vennero assaliti mentre erano intenti a far provvista di legna fuori dal castrum e inoltre l'accampamento romano di Sabino e Cotta, che si trovava, come detto, presso l'Oppidum di Attoatuca, fu completamente circondato. Questo faceva parte di una strategia pianificata da lungo tempo. Infatti i Galli attaccarono contemporaneamente più campi, così che i Romani non potessero correre in aiuto dei loro compatrioti. Lo stesso Cesare ne parla. Si trattava di un disegno comune in tutta la Gallia. Quello era il giorno fissato per un attacco da parte dei Galli a tutti i quartieri invernali di Cesare, perché nessuna legione potesse prestare aiuto alle altre. A questo punto, con il campo romano, il castrum, sotto assedio, e non riuscendo i Galli ad assaltarlo direttamente, Ambiorige decise di cambiare tattica. Utilizzò la più antica tattica di dissimulazione, l'inganno. Infatti, dichiarò che i Romani potevano lasciare tranquillamente il forte per ricongiungersi con i loro commilitoni nelle regioni vicine, quelle al comando di Tito Labieno o di Cicerone, e che gli Eburoni li avrebbero lasciati passare senza combattere. Ci fu un acceso dibattito fra i comandanti romani, ma alla fine prevalse l'idea, le fonti ci dicono che era sostenuta quest'idea da Quinto Titurio Sabino, di abbandonare il campo con grande rapidità, anche perché erano state avvistate orde di Germani in avvicinamento. Ma quando le truppe romane si trovarono allo scoperto, al centro di una grande vallata boscosa, l'esercito degli Eburoni le attaccò in massa in un'imboscata e le massacrò quasi completamente. Stiamo parlando di una legione oltre a 5 corti romane ausiliarie. Perfino i loro comandanti, Sabino e Cotta, perirono nello scontro. Pochissimi furono i superstiti che riuscirono a raggiungere il campo di Labieno e ad avvertirlo dell'accaduto. Si trattò di una delle più gravi sconfitte subite da Cesare in tutta la guerra gallica, non solo per l'entità delle perdite, ma soprattutto per il valore simbolico dell'evento. Per la prima volta un capo gallico riusciva a distruggere un intero contingente romano, con una combinazione di astuzia politica e tattica militare. La ribellione si estese rapidamente anche ad altre popolazioni belgiche. Grazie a questa grande vittoria, Ambiorige riuscì ad ottenere l'appoggio degli Attuatuci, dei Nervi e di numerosi popoli minori, come i Ceutroni, i Grudi, i Levaci, i Pleomossi e i Geiduini. E con l'afflusso di queste nuove forze pose l'assedio al campo di Quinto Tullio Cicerone, fratello dell'oratore, che fu assediato per settimane, mettendo seriamente in pericolo la presenza romana nella regione. Cicerone riuscì a far consegnare una lettera al proconsole, grazie ad un suo servo celta, per avvertirlo della situazione, e nel frattempo cercava di rintuzzare gli attacchi dei barbari, i quali iniziavano a mettere in campo anche strumenti d'assedio simili a quelli dei romani, questo grazie ai disertori e ai prigionieri romani. Inoltre Ambiorige tentò nuovamente con l'inganno. Infatti cercò di convincere Quinto Cicerone ad abbandonare il campo, come aveva fatto con i 2 comandanti precedenti, ma Cicerone, pur non sapendo
attenzione del massacro dei suoi commilitoni, resistette stoicamente fino all'arrivo dello stesso Cesare e con i rinforzi. Il proconsole, ricevuta la lettera da parte di Cicerone, marciò immediatamente da Samarobriva con grande rapidità a capo di 2 legioni. Giunto in prossimità dell'accampamento di Cicerone, quest'ultimo lo informò che l'esercito dei Galli, le fonti ci dicono ammontasse a circa 60.000 armati, si stava dirigendo contro lo stesso Cesare. Il generalissimo, costruito un castrum con grande rapidità, non solo riuscì a battere gli aggressori galli e a metterli in fuga, ma riuscì successivamente anche a liberare definitivamente il legato Cicerone dall'assedio. A seguito della brillante vittoria e dell'eroica resistenza del presidio romano, il proconsole elogiò pubblicamente Cicerone assieme alla sua legione, di fronte a tutto l'esercito schierato. In seguito a questi eventi, Cesare decise che era meglio svernare assieme alle sue truppe in Gallia, disponendo che 3 legioni radunate rimanessero con lui e a sua disposizione presso Samarobriva, suo quartier generale. Ma le sorprese non erano ancora finite, poiché Cesare venne a sapere, a seguito di una riunione di tutti i capi della Gallia, che la tribù dei Senoni si era ribellata platealmente contro di lui, seguita in questa rivolta da altri popoli loro vicini. Inoltre, prima della fine dell'inverno, anche il castrum di Tito Labieno venne attaccato dai guerrieri della tribù dei Treveri, al comando dell'irriducibile Induzio Maro, attacco che venne perfino citato dallo stesso Cesare, che ne racconta i particolari. Tito Labieno, che non usciva dal campo, poiché era ben difeso sia dalla natura del luogo sia dalle fortificazioni romane, si preoccupava che non gli sfuggisse un'azione di valore. Egli trattenne i suoi dentro l'accampamento, cercando di dare l'impressione che i romani avessero paura, e poiché Induzio Maro si avvicinava al campo romano ogni giorno con crescente disprezzo, Labieno fece entrare numerosi cavalieri alleati di notte nel campo. Frattanto, come faceva tutti i giorni, Induzio Maro, che si avvicinava al campo con i cavalieri galli che scagliavano i dardi sui romani, provocandoli a combattere, ma dai romani non giunse nessuna risposta al nemico gallo, e quando parve il momento di allontanarsi al calare della sera, velocemente Labieno ordinava ai suoi di far uscire dalle 2 porte del campo tutti i suoi cavalieri, ed ordina che una volta terrorizzati e messi in fuga i nemici, accerchino Induzio Maro e di ucciderlo, non badando agli altri, promettendo grandi ricompense. La fortuna confermò i suoi piani e Induzio Maro venne preso mentre stava guardando il fiume e ucciso, e la sua testa venne portata al campo romano. Cesare riuscì a ristabilire la situazione solo grazie a marce forzate, interventi tempestivi e una repressione durissima, che però non cancellò l'impressione che la Gallia fosse tutt'altro che pacificata. Il 54 a.C. segnò dunque il passaggio da una guerra prevalentemente offensiva e di conquista a una guerra sempre più difensiva e di contenimento, in cui Cesare dovette confrontarsi con la vulnerabilità delle proprie linee di controllo e con la capacità dei Galli di colpire in modo coordinato e imprevedibile. Sul piano politico, quest'anno ebbe ripercussioni rilevanti anche a Roma. La morte di Giulia, a seguito del parto, figlia di Cesare e moglie amatissima di Pompeo, spezzò il legame familiare che aveva contribuito a mantenere l'equilibrio del triumvirato. Mentre la situazione interna romana si faceva sempre più instabile, le lotte politiche per arrivare al potere da parte delle varie fazioni, gli optimates e i populares, fra i detrattori e i sostenitori della politica cesariana, insanguinarono sempre più le vie dell'urbe. In questo contesto, i rovesci subiti in Gallia accentuarono la percezione di un Cesare potente ma non invincibile, rendendo evidente che la sua autorità si fondava su un equilibrio fragile, minacciato tanto dalle rivolte provinciali quanto dagli sviluppi politici nella capitale. Il 54 a.C. rappresentò così uno spartiacque fondamentale. Mentre fino ad allora Cesare era apparso quasi inarrestabile nella sua avanzata, da questo momento la guerra gallica assunse i tratti di un conflitto più duro, incerto e radicale, in cui la resistenza indigena mostrava di poter seriamente mettere in crisi il dominio romano e in cui la stessa figura di Cesare iniziava a essere percepita, contemporaneamente, come indispensabile e pericolosamente autonoma.
Grazie per aver seguito questa seconda parte del racconto sulla conquista delle Gallie da parte di Giulio Cesare. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere e ad iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!